Questa è la sorellina della Golf casa Volkswagen, Esatto. della Polo GTI versione MK6. Esatto. Allora, rispetto alla versione precedente, l'hanno, a livello estetico, l'hanno resa più muscolosa, diciamo così, più lunga, più larga, più bassa. Esatto, più Golf. Più Golf. Esatto. Esce solo versione 5 porte. Sì, 3 porte l'hanno eliminata completamente. Esatto, e ha la tipica linea rossa sul muso che passa da faro a faro. Esatto. E anche il cuore gli hanno cambiato, hanno fatto un trapianto, gli hanno messo... Esatto, che è la cosa migliore quella. Esatto, invece di avere il vecchio 1892 cavalli hanno messo il 2000 turbo della Golf, Esatto. in sostanza, con 200 cavalli, 200 cavalli tondi. e 320 Nm di coppia. Sì, il motore diciamo che è lo stesso della Golf, l'unica cosa che cambia è la turbina. Quindi Ok. questa qua monta una turbina un po' più piccolina e infatti è molto più pronta ai bassi rispetto alla Golf. Infatti parte già... Ovviamente poi sul lungo va un po' a perdere. Ok. Però diciamo che per queste strade di montagna anche la turbina piccola fa il suo perché. Sì, Nel senso perché che esci hai- di tornante c'hai subito Bravo, la quando potenza. hai bisogno di spinta fin Esatto. dai bassi, questo ti torna Esatto. comodo nelle uscite di curva strette di questo genere. Esattamente. E poi abbiamo 4 tipologie di mappature Esatto. della Eco, quella che va più sul risparmio, Esattamente. Normal, che è quella che stiamo utilizzando noi adesso, Sport vai a Rigidire tutto quello che può. esatto, poi l'Individual In cui ti puoi settare tu, diciamo. le a tue- piacimento, Esattamente. i tuoi... Se vuoi avere lo sterzo più duro, però il motore meno reattivo, puoi diciamo decidere tutte queste piccole impostazioni. E possiamo avere 2 cambi. Abbiamo il manuale 6 marce, che però hanno fatto per i primi anni, ma rari sono, Molto rari. o il cambio automatico DSG doppia frizione sempre a 6 rapporti. Tra l'altro questo è il tuo, è il cambio DSG, Quindi esatto, con va anche a il regolare la paddle. velocità di cambiata. Infatti sostanzialmente la differenza tra il cambio automatico e manuale sta nelle prestazioni, tipo lo scatto da 0 a 100, la tua che è automatica dovrebbe sì. fare sui 6 e 7, Esatto. qualcosina in più di velocità massima, ma va anche a ottimizzare i consumi, perché comunque Sì. hai meno... Come consumi mi sono trovato davvero bene io con questa qua. Nel senso che a usarla nel traffico per andare al lavoro faccio sui 14-15, che è accettabile per essere un 2200 cavalli, è accettabile. Certo. In autostrada dipende la velocità a cui vai. Se sei sui 130-140 bevicchia, siamo sui 12-13. Però se hai 90-100 costanti arriva anche a fare 18-19. Cavolo. Che è tanta roba. Buono, sì. Comunque essendo un 2000 turbo, sì. dici... Ma questa qua è interessante perché ha anche lo smorzamento dei cilindri. Non so se si chiami così realmente, però diciamo che va a 2 cilindri quando non ne ha bisogno. E va ad ottimizzare È di molto impercettibile. consumo Esatto. di consumi. Sì, molto. È impercettibile come cosa, non ti te rendi ne conto, accorgi. ok. Però sui consumi Ti accorgi su quello. tanto, sì. Infatti io ho visto che hai messo anche i paddle Sì. come aggiunti, come gadget, Perché i paddle sono attaccati al volante, seguono il volante, Esatto. molto piccolini, quindi Fai fatica a trovarli. o non stacchi le mani dal volante, o altrimenti fai un po' fatica effettivamente, però anche con questa colorazione rossa Sì. vai a riprendere anche un po' magari le Esatto. cuciture Esatto. degli interni. Qui tra l'altro abbiamo volante, pedaliera e sedili sportivi ricamati stile Clark, si chiama. Esatto. C'è anche l'optional dei sedili in Alcantara che sono bianchi e neri. Cavolo. Allora ci scusiamo in anticipo se dovessero sentire Rumori strani. dovreste sentire beep in eccesso. Non stiamo giocando all'allegro chirurgo. Esatto. Ma è solo la macchina che ha quel piccolo problema del sensore da sistemare. Mamma mia, che bella
spinta già. Poi il comportamento è molto sottosterzante adesso. Sì. Strada un po' umida con le invernali. Sì, devi far contro un po' a queste problematiche da trazione anteriore. Sì, quello purtroppo in sport un po' migliora, perché il differenziale elettronico, che non ha il meccanico neanche come optional questa qua, diciamo che cerca di salvare l'insalvabile, diciamo, mettiamola così. Però fa il suo, diciamo. Sì. Non è come un meccanico, ovviamente. Tra l'altro ricordiamo che la macchina è completamente di serie, sì, tranne lo scarico. Esatto, che è uno scarico omologato Miltech. E quindi suona bene, centrale libero, finale omologato, e suona abbastanza bene, sì. E comunque dentro rimane ben insonorizzato. Dentro sì. Non dà fastidio. Un po' sottosterzante, però lavora bene, si sente che cerca di aiutarti il differenziale elettronico. Sì. Come assetto la Polo GTI rispetto alla versione standard esce 15 mm più bassa, e non so se tu hai l'optional dello Sport Select. Quello no, non ho le sospensioni regolabili, che appunto vai a poter regolare le sospensioni, e hai anche una barra stabilizzatrice anteriore un po' più grande rispetto al normale. Poi ho montato le molle dell'HR. Ah, ok, tu hai messo le molle ribassate di 3,5, perché davvero infatti mi sembrava è molto rigida, un po' più rigida. È un po' rigida, però ho detto mi sembra è un po' rigida, sì, messa bene. Che in realtà io non pensavo, diciamo che io l'ho fatto più per il fattore estetico. Tu pensavi di fare una cosa solamente estetica, invece sì, prettamente anche. Dopo, vabbè, ovvio, abbassi il baricentro, quindi la macchina è un po' più reattiva comunque. Certo. Però non mi aspettavo davvero un miglioramento del genere con solo le molle, ripeto, senza assetto niente. No, anche perché poi da originale questa qua era davvero alta. Cioè, conta che io l'ho abbassata di 3,5, quindi è tantino. È tantino. Però vuol dire che era un po' altina anche quella. Però non siamo neanche al limite così, se tu la guardi da fuori, diciamo che è come dovrebbe essere normalmente. Quindi figurati te come era da originale. Una Jeep. Esatto, sì, era il T-Cross GT, diciamo. Allora, quindi in modalità sport dovrebbe rigirarsi il volante, l'acceleratore è più pronto, però quindi sospensioni rimangono così. Dopo ecco i controlli, puoi metterli off, quindi completamente se schiacci una volta. Mentre se tu li tieni premuti, va a metterli in sport e cambia parecchio. Ok, SC stabilità di marcia limitata, perfetto. E ti toglie il front assist. Ok. Però diventa molto più cattiva. Ok. Molto più cattiva. Come erogazione? Come erogazione, sì. Sì, è. Molto più cattiva. Con 2, sì, è. Che roba! Sì, cambia tanto. Sì, si è sentita proprio. Ma anche in uscita di tornante poi ti accorgi quello. Si è sentita proprio la differenza. Sì. Là. È vero, Skoda pattina un po' di più. Pattina un po' di più, però è molto più. Sì, là. Puttana! Purtroppo è un po' così con le molle, così è un po' rigida. Scusami. Ma no, figurati. Modalità launch control. Scannata. Cambio di SC comunque preciso, non ha momenti morti, anche in scalata, sia che in inserimento che in scalata. Poi in sport ti dà quel colpettino di botto, che è la cosa più bella. Esatto, ricordano un po' le auto da rally. E per frenare tutta questa carica che ti arriva ai bassi giri, Madonna. Oh, 2. E spingina mica male. Madonna. Per fortuna che, ripeto, per arrestare tutta questa carica grinta abbiamo
impianto frenante monopompante con dischi all'anteriore autoventilati da 312 mm, esatto, e posteriori da 270-275, non autoventilati, però fanno il suo lavoro. Esatto. L'unica cosa forse è la durata, che dopo un po' di frenate tende ad allungare un po', e lì bisognerebbe mettere i tubi in treccia. Con quello si migliorerebbe già tanto. Vabbè, c'ho anche le pastiglie di serie, quindi voglio dire, non è... Diciamo che ci sono tante piccole migliorie che si possono fare. Dopo ecco, ad uso stradale ovviamente si parla, perché ad uso intensivo e pista quello è un altro discorso, è un impianto che durerebbe poco. Durerebbe gran poco. Wow. Bello il culo che parte, Sì, però quando vengono sulle altre macchine non tanto. Vabbè. Però il culo che parte è bello perché ti aiuta a chiudere un po' le curve in realtà. Quello sì, è vero. Però molto divertente. Molto divertente, sì. Si sente il differenziale che qualcosina fa, ti accorgi. Qualcosina fa, ma non è invadente. No, non è giusto. No. Sì, non è male come compromesso, diciamo. Sì, questo ti toglie il minimo giusto necessario, perché in sport te lo toglie ancora un pochino di più. Infatti ti permette di poter giocare un po' con lei senza esagerare troppo. Sì. E come abbiamo visto adesso, se si esagera qualcosina ti parte un pochino il culo, però è controllabile, esatto, non è una cosa ingestibile. Poi è anche piuttosto leggerina, anche con lo sterzo. L'impugnatura mi piace, è comoda, cioè sembra come se avessi sempre guidato questa macchina, sì, dà quella sensazione lì. Infatti lo sterzo è preciso, intuitivo, poi probabilmente, come detto prima, è diventato magari più reattivo grazie anche alle molle rigide. Quello sì, tanto mi sono accorto. Giro finito, Nicola, grazie mille. Grazie mille a te, Gabri. Bel mezzo, spettacolare, divertente. E io ho trovato meno invadente, per esempio, il differenziale elettronico, che ti toglie un po' meno potenza, tanto quel minimo che ti basta per comunque farla correre, per farti divertire, senza togliere troppo. Ti lascia un po' di più. Diciamo. Esatto. Il sound suona bene, poi tranquillamente aumentare, esagerare, che già così ti dico che è bello, suona. Ma se dovessi liberarlo vai anche tranquillo, perché tanto dentro è bello insonorizzato, non ti dà problemi assolutamente, non dà fastidio. Poi con le molle ribassate, un po' rigide, è rigida, ma ci può stare, nel senso, perché se vuoi avere le prestazioni comunque su strada, il compromesso è quello. Non è neanche un assetto completo, perché sarebbe molto peggio. Te lo dico per esperienza, però già così è incollata. Sì, per quello secondo me ti puoi anche accontentare. Ma sì, dai. Quindi ragazzi, mi raccomando, like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, molto importante, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!